Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. Ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 aprile al 1° maggio, dove troveremo la luna piena in Scorpione, proprio nel vostro segno, e quindi voi potreste sentire molto forti queste energie. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la luna e vediamo prima di tutto dal punto di vista astrologico. Andiamo a considerare proprio il periodo subito dopo la luna nuova del 17, quindi a partire dal 18, dove queste energie troveranno proprio il culmine il 1° maggio. E cosa ci porta a questa luna piena in Scorpione? Un periodo molto attivo per lo sviluppo, per cogliere un'energia molto potente, le emozioni saranno travolgenti, l'attrazione e la passione si possono intensificare, anche la voglia di scoprire, la ricerca, la curiosità e poi il coraggio e la determinazione possono aiutare a raggiungere anche nell'immediato degli obiettivi. L'autocontrollo può servire e aiuterà sicuramente nonostante i dubbi e le perplessità. Di contro dobbiamo fare attenzione perché già sappiamo le emozioni essere molto forti, che possono addirittura diventare distruttive per noi stessi e per gli altri. Momento di instabilità emotiva e di insoddisfazione, aggressività, diffidenza possono aumentare, anche l'irascibilità e l'orgoglio e anche l'essere un po' troppo frettolosi e pretenziosi. Vediamo adesso proprio i consigli per il vostro segno da parte degli oracoli. Partiamo con la luna della strega. Secondo me è molto importante come messaggio perché ha a che fare in senso lato con la magia o con il potere personale, anche con un qualcosa che sta per manifestarsi. Ovviamente dobbiamo utilizzare, quindi rendere la nostra vita più magica, usare la nostra magia, il nostro potere interiore per realizzare un sogno oppure per entrare proprio nel nostro potere. E questo lo dico soprattutto chi non ha abbastanza fiducia in se stesso oppure ha perso un po' fiducia nelle varie situazioni, diciamo, o persone. E ci può parlare anche, e direi soprattutto secondo me fondamentale, di collaborazione con l'universo. Cioè l'universo ha bisogno di noi, il lavoro deve essere un'unione di energie, quindi l'universo è pronto ad aiutarci, però dobbiamo anche noi in qualche modo o fare delle scelte consapevoli o avere le idee abbastanza chiare, quindi utilizzare il nostro potere di attrazione, magari anche con delle affermazioni. Vediamo un po' adesso il prossimo messaggio. Troviamo Arturo e qui ci parla abbiamo visto collaborazione con l'universo, assolutamente sì, può esserci aiuto e sostegno divino, superiore, anche questo importante. Può parlare anche di aiuto e sostegno a livello pratico, di qualcuno nello specifico che ci può confortare, certo, ci può proprio aiutare con degli ottimi consigli o anche con qualcosa di pratico, quindi tutte cose utili sia nelle questioni di tutti i giorni, sia nelle relazioni o anche proprio per le questioni pratiche e lavorative. E poi troviamo l'altro messaggio che arriva dalla luce lunare. È interessante perché effettivamente parla di luce, di nuova energia, di gioia, di soddisfazioni, di un qualcosa che funziona al meglio e finalmente magari si può trovare la strada giusta, la strada spianata, facilitata in un percorso, in qualcosa proprio che stiamo portando avanti, si possono risolvere dei problemi oppure esserci una fase di miglioramento in senso lato anche in un ambito ben specifico e anzi questa carta ci dice pure che alcune cose andranno meglio di quello che stiamo pensando. E adesso procediamo con l'altro
oracolo, l'oracolo dello sciamano. Altri consigli, suggerimenti o comunque altre cose che possiamo aspettarci le vediamo subito insieme, dove troviamo il tamburo. Il tamburo è molto particolare come messaggio perché è una specie di richiamo e quindi magari una profezia, una previsione, un'intuizione, una visione, un qualcosa che ci può aiutare in vari momenti. Ad esempio, abbiamo capito che c'è un momento favorevole, oppure si può compiere un passo importante, oppure si può trattare di coraggio, di trovare il proprio ritmo, oppure di procedere oltre un qualcosa che adesso non sta funzionando, quindi di mettere da parte le cose più complesse, oppure anche un momento, una fase di guarigione. Quindi in qualsiasi circostanza ci sta richiamando al muoverci, a fare qualcosa, al non aspettare, non indugiare in qualsiasi circostanza. Poi troviamo il flusso. Il flusso è seguire il flusso, infatti, ma anche questo ha un aspetto, un aspetto particolare che fa riferimento a non forzare le cose, trovare il ritmo giusto, di non andare necessariamente controcorrente per forza. Quindi no stress, non ostinazione, non cose complesse e difficili, e il flusso effettivamente va ad aggiungere ulteriore significato a questa cosa. Quindi seguire il movimento naturale degli eventi, seguire il flusso con fiducia, con apertura, osservare, una specie di arrendevolezza che non è negativa, è una arrendevolezza serena verso ciò che ci porta la vita, quindi ascolto puro e semplice della realtà, accettazione, come vi dico che spesso accettare le cose vuol dire rendersi conto di quello che abbiamo in questo momento, e prima prendiamo consapevolezza di questa cosa e prima possiamo capire come muoverci successivamente. L'accettazione secondo me è fondamentale, magari ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. E poi vediamo l'ultimo messaggio che arriva dal giaguaro. A parte che essere un animale stupendo, il suo significato è molto intenso, soprattutto per la sicurezza, per il coraggio, per il muoversi. Zitto, zitto, quatto, quatto, in silenzio, per esplorare oltre ciò che ci imprigiona, oltre anche i muri che ci siamo creati, di uscire dalla routine quotidiana o dalla zona di comfort, di superare i limiti, i confini, di indagare l'ignoto, di avventurarsi nel mistero e magari di lasciare andare, per alcuni di curare le proprie ferite, le proprie paure, quindi di recuperare il proprio destino e soprattutto il proprio istinto animale, che vi aiuterà tantissimo e secondo me vi farà anche da guida necessaria. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!